Eccoci di nuovo qui per questo quinto episodio di Pistole Scariche. Oggi è lunedì 30 gennaio 2023. Grazie per esserci ancora, per aver deciso di ascoltare la mia storia. Prima di iniziare voglio ricordarti sempre dei miei canali social dove puoi seguirmi e contattarmi qualora tu non mi segua già, quindi Facebook e Instagram. E da qui puoi mandarmi dei messaggi diretti, darmi le tue idee, le tue opinioni, le tue sensazioni. Chiaramente puoi farlo anche tramite Spotify, Amazon Music e Anchor, dove potrai anche lasciare le tue idee, le tue recensioni e darmi delle valutazioni che sicuramente mi aiutano se vuoi. Ti ringrazio. Dunque, la settimana scorsa ci eravamo lasciati con Franco e Tony presi da una grande delusione, da un grande sconforto a causa del fatto che si sono confrontati in maniera forse un po' brutale con quello che non avevano considerato, che forse non volevano considerare, ovvero il fatto che Enrico ha una famiglia. Decidono abbastanza su due piedi di voler avere delle risposte alle loro domande, a cose che hanno pensato per tantissimi anni, fino appunto a questo momento dell'adolescenza. Decidono quindi di calarsi giù dalla finestra del collegio senza dire niente a nessuno, né ai ragazzi del convitto, né all'amministrazione, alle suore del collegio, tantomeno alla loro famiglia, quindi Nicola e Augusto soprattutto non sapevano nulla. Scappano e decidono di fare questo viaggio verso nord, verso Venezia da soli, tra qualche rischio, qualche pericolo, anche delle belle passeggiate panoramiche, con mezzi di fortuna, quindi carri, cavalli, treni, autostop. Arrivano a Venezia, individuano l'edificio in cui Enrico lavorava, che gli era stato indicato dalla stessa persona che anni prima aveva incontrato Maria e che le aveva detto che Enrico era tornato nella sua città natale. Questa persona dice ai ragazzi appunto di ricordare dove Enrico potrebbe ancora lavorare nonostante siano passati gli anni, e quindi gli fornisce questa indicazione. I ragazzi aspetteranno fino a tarda notte che Enrico finisca il suo turno, lo seguiranno più verso, diciamo, casa sua, verso Mestre in realtà, e decideranno di approcciarlo l'indomani. Purtroppo appunto rimarranno scioccati da quello che vedranno, perché capiscono e prendono coscienza del fatto che Enrico ha una famiglia, ha 2 bambini, ha una moglie e non se la sentiranno più quindi di avvicinarlo né di fargli quelle domande. Resteranno pietrificati per un po', si butteranno giù letteralmente fisicamente nello stesso punto dove in realtà avevano passato la notte. Non parleranno neanche tra loro per un po', finché Tony non riprenderà il viaggio in qualche modo, e da lì anche Franco poi si sveglierà da questo torpore e lo raggiungerà correndo. Da qui, diciamo, questo voltare le spalle un po' a Venezia è come voler ricominciare, un gesto di forza per i ragazzi, che chiaramente non supereranno questo trauma facilmente, non subito, ma di positivo c'è che appunto non cercheranno di non pensare troppo a quello che hanno visto. In fondo, quello che gli è arrivato addosso come una botta forte, come uno schiaffo di grande forza, è comunque forse anche una risposta alle loro domande, e in qualche modo nel tempo decideranno di accettarlo. Ecco, il viaggio di ritorno a Roma differisce da quello d'andata per un particolare importante. Riavvicinatisi a Roma dopo diversi giorni, chiaramente facendo un viaggio fatto allo stesso modo dell'andata, quindi comunque con mezzi di fortuna, verranno bloccati dalla polizia che li sta cercando, perché stavolta nessuno sapeva, come ti dicevo, della loro decisione. Sono semplicemente scappati, quindi è chiaro che le forze dell'ordine sono state mobilitate dall'amministrazione del collegio, nonché dalla famiglia dei ragazzi, quindi da Augusto soprattutto.
Beccheranno quindi una bella strigliata al loro ritorno da Augusto, qualcosa di peggio dall'orfanotrofio, perché comunque lì verranno puniti più seriamente una volta riportati dentro dalla polizia. In ogni caso, nel tempo i ragazzi impareranno a superare questo trauma e quindi a farsi una vita. Negli anni opteranno per lo studio in un istituto alberghiero che li avvicinerà al lavoro della ristorazione. Lavoreranno come banchisti in alcuni bar, come camerieri in diversi ristoranti, anche di un certo livello a Roma. Avranno modo di confrontarsi anche con personaggi più o meno loro coetanei che oggi, non dirò chi, oggi sono dei personaggi anche, direi, famosi in Italia. E da giovani erano clienti di questi ristoranti e bar dove Franco e Tony lavoravano. Bene, la vita di questi due ragazzi va avanti, studieranno, conseguiranno anche delle patenti che poi si riveleranno, diverse patenti che si riveleranno utili al loro futuro lavorativo, nel quale ancora non sono entrati e che diciamo nel quale entreranno in un futuro abbastanza prossimo in realtà. Beh, cercando di buttarsi alle spalle questa delusione che ancora brucia rispetto alla realtà che Enrico, volontariamente o no, gli ha buttato addosso, diventeranno più indipendenti come uomini e anche economicamente, ovviamente. Qui nel tempo verranno anche, come dire, incaricati di alcune responsabilità, in particolar modo Franco, perché, come sai, avendo uno zio, Nicola, invalido di guerra, che non era in grado di badare a se stesso, lo Stato mette nelle mani di Franco la responsabilità del controllo, del tutoraggio, se vogliamo, di Nicola. Questo perché? Perché Nicola aveva dei grossi problemi psichici che lo costringevano, soprattutto nella prima parte della sua vita successiva al conflitto mondiale, a passare parecchio tempo in manicomio, purtroppo. Subiva l'effetto di molte crisi psichiche, diventava incontrollabile, quindi l'unico modo per poter avere l'assistenza adeguata era il ricovero. Per molti anni ha fatto avanti e indietro tra il manicomio e casa. In questo caso specifico, Franco verrà emancipato dallo Stato molto prima di quanto ci si potesse aspettare in quel periodo. Anche il servizio di leva, per esempio, che Franco non farà, all'epoca si espletava all'età di 21 anni. Franco verrà emancipato molto prima di questo periodo, già in realtà a 17 o 18 anni, proprio per prendersi cura dello zio. Qui è necessaria però una nozione ancora più storica, quindi da questo momento in poi soprattutto facciamo insieme il solito passo indietro. Nicola aveva questo tipo di problemi a causa della guerra. Era un soldato dell'esercito italiano, era stato prigioniero dei tedeschi in Grecia, aveva visto e vissuto chiaramente moltissime cose che lo avevano scioccato a livello tale da non poter più controllare se stesso, da non essere più neanche in grado di parlare nel modo giusto. E questo nel dopoguerra, negli anni successivi al conflitto, lo porta appunto ad avere diverse crisi anche molto, molto spesso. Per quale ragione però non poteva Augusto, il fratello maggiore, essere il suo tutore?
Augusto non poteva perché sulla sua testa, per così dire, c'era una nota legalmente molto negativa. Poiché se Nicola optò per l'esercito durante il conflitto, Augusto dalla sua optò per qualcosa di completamente diverso. Motivo per cui non poteva legalmente prendersi cura del fratello era perché veniva, diciamo, da quel gruppo di persone che erano cosiddetti in tempo di guerra borsari neri, ovvero coloro facenti parte della borsa nera. La borsa nera in periodo di guerra era tutto ciò che riguardava il mercato nero dei generi alimentari, soprattutto quelli, diciamo, più difficili da reperire, potevano essere reperiti sul mercato nero. La borsa nera non era altro che il mercato nero dell'epoca della Seconda Guerra Mondiale. E Augusto era un intermediario. Ovviamente il mercato nero in quanto tale era un'attività illegale, formata da funzionari e diciamo persone che lavoravano nel commercio che, tra virgolette, si lasciavano sfuggire, per così dire, degli articoli che poi venivano rivenduti al triplo del prezzo sul mercato dagli intermediari. Ed Augusto era uno di questi intermediari. Bloccato e fermato più volte dalle forze dell'ordine, non poterono fare altro a un certo punto che marchiarlo a vita e quindi, diciamo così, sporcare la sua fedina penale. Motivo per cui per tutta la vita, appunto, si portò dietro questo marchio e non poté neanche legalmente prendersi cura del fratello. Da qui subentra appunto il parente più prossimo, o i parenti più prossimi, che sono Franco e Tony. Uno solo dei due poteva essere il tutore dello zio, e facendo un calcolo, pur essendo gemelli, di quello che tra i due era nato prima, quindi fratello maggiore, pochi minuti prima, ma comunque prima, avrebbe ricoperto il ruolo del tutore, e così fu per Franco, che non partì mai per il servizio di leva, neanche, non fece mai militare, al contrario di Tony. Ecco, questa era la situazione in questo momento. Al di là del periodo in cui Tony partirà per il servizio di leva, i ragazzi sono indipendenti, ormai sono maggiorenni, diciamo maggiorenni per quello che potrebbe essere di questo periodo. Non lo erano ancora per legge, perché all'epoca si diventava maggiorenni a 21 anni e non a 18, ma loro ormai avevano l'età e l'esperienza e anche il lavoro per poter essere indipendenti. Così lasciano il collegio e tornano ad abitare con la propria famiglia. Quindi sono 4 uomini in casa, i 2 zii, Francesco e Antonio, e diciamo cercano di prendersi cura l'uno dell'altro, anche se ormai Franco e Tony erano abituati ad una vita molto indipendente senza la famiglia, quindi per quanto Augusto cercasse di prendersi cura dei ragazzi, in realtà i ragazzi non parlavano molto di quello che facevano fuori casa, diciamo durante la loro vita più personale, con gli amici e le amicizie poco raccomandabili che avevano sviluppato negli anni del collegio, e soprattutto delle attività che portavano avanti quando non stavano effettivamente facendo dei lavori regolari, per così dire. Ecco, in questa situazione, a casa in 4, spesso si ritrovano con le vecchie amicizie del quartiere in cui abitavano prima. Dico nel quartiere in cui abitavano prima perché il quartiere in cui sono cresciuti, quindi dove erano in casa anche con la nonna Rina e Maria, la propria madre, non era più lo stesso. Si erano spostati verso Roma Sud, ma a tutti e 4 faceva sempre molto piacere tornare a trovare le persone più care del vecchio quartiere. Tra queste persone care c'era una famiglia composta da 4 persone. I genitori erano Tullio e Wanda. I figli erano Rosella e Angelo. Bene, Tullio e Wanda erano entrambi nati nel 1920. Lei veniva
dalla ciociaria, una donna molto, molto alta, bella, forte. Tullio era abruzzese, anche lui si era trasferito a Roma da moltissimi anni. Era rispetto a sua moglie un uomo più schivo, ma generoso, buono. In ogni caso nel quartiere li conoscevano tutti. Wanda lavorava nel reparto degli psicopatici al manicomio del quartiere, dove spesso anche lo stesso Nicola era stato ricoverato. Era una donna molto, molto coriacea, come dicevo, molto forte, e sapeva fare il suo lavoro e lo portò avanti per oltre 40 anni. Anche le 2 gravidanze che ebbe le portò lavorando fino a quasi alla fine, senza prendere praticamente nessun momento di pausa fino quasi al parto. Ebbene, con questa famiglia Franco e Tony, Augusto e Nicola erano molto, molto legati. Erano molto legati perché era, diciamo, tra tutte le famiglie del quartiere era quella che più spesso gli aveva regalato delle cose in quanto loro erano poveri, avevano poco, avevano sempre pochi soldi, poco da mangiare, quindi Wanda e Tullio spesso li avevano invitati a pranzo, gli avevano inviato o lasciato delle cose da mangiare. I ragazzi spesso avevano fatto merenda insieme, e c'era Rosella, la figlia più piccola, aveva 5 anni di differenza con suo fratello più grande e con Franco e Tony anche. Lei era anche in realtà sin da bambina invaghita di Tony. E i genitori di Rosella e di Angelo erano d'accordo con il rapporto che i 2 bambini avevano con Franco e Tony. In fondo erano praticamente cresciuti insieme. Avevano sempre avuto la porta aperta, e la porta aperta della casa di Augusto era sempre stata aperta a questa famiglia, sempre così altruista e gentile con loro. Erano pur sempre però dei ragazzi che avevano vissuto per strada, erano considerati dall'opinione generale, per così dire, dall'opinione pubblica, se vogliamo, dei poco di buono, erano poco raccomandabili, erano ragazzi che già da molto piccoli fumavano, erano anche un po' dei bulli, se vogliamo, nonostante spesso tornassero a casa con questa bella divisa lavata e stirata, giacca blu e bottoni d'oro fornita dal collegio. Erano pur sempre ragazzi di strada e non erano visti di buon occhio da nessuno. E per quanto Wanda e Tullio fossero sempre stati disposti ad accoglierli in qualche modo, a dargli da mangiare, a dargli qualsiasi cosa gli potesse servire, nonostante li avessero spesso accolti come buoni amici del figlio, avevano sempre qualche ripensamento, anche perché l'epoca era quella che era, nel tenerli troppo dentro casa, troppo vicino. Erano sempre visti comunque con un occhio di maggiore sospetto. Beh, sta di fatto che negli anni, come ti dicevo, se da piccoli, proprio da bambini, Rosella era invaghita di Tony, nel tempo questa cosa cambia e il rapporto si farà più intenso e più stretto, soprattutto in questo periodo adolescenziale, tra Rosella e Franco in realtà. Il punto è che, come si diceva spesso, a causa di questa situazione, un piatto in più a tavola per Franco e Tony come amici del proprio figlio andava sempre bene per Wanda e Tullio. Come ormai, invece, fidanzato della propria figlia, le cose iniziano a cambiare. E da qui in poi inizierà a cambiare il destino di tutta la famiglia. Ci risentiamo lunedì prossimo.